Questo è il nuovo smartwatch economico di Xiaomi della linea Redmi per chi vuole appunto sì un prodotto economico ma qualcosa in più. Lo scopriamo all'interno di questa recensione. Se volete supportarci anche nella prova di prodotti un po' più economici, non soltanto Apple Watch o Galaxy Watch, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella delle notifiche e noi partiamo per un attimo guardando come è indossato. Vedete, il cinturino è di quelli che passa all'interno e questo gli permette di non sfilarsi da solo. È un cinturino in gomma buono, effettivamente non mi si è davvero mai sfilato da solo, mentre la cassa è realizzata in alluminio. È uno smartwatch comunque ben fatto e, come vi dirò, anche un po' più di quello che probabilmente la maggior parte delle persone vorrebbero da un prodotto del genere. Il cinturino qui lo vedete, purtroppo è proprietario, quindi c'è lo sgancio rapido con il tasto, ma è un cinturino proprietario, quindi non potete sostituirlo con uno vostro a piacimento. Qua sotto è in plastica, qui ci sono tutti i sensori, ma come vi dicevo il profilo è in alluminio. Qui abbiamo due microfoni, anzi tre microfoni e uno speaker, e poi sul fianco questa rotellina che può essere utilizzata per navigare all'interno dei menu. Discreto il feedback aptico di questa rotellina. Nel complesso la vibrazione è buona, la vibrazione associata alla rotellina segue la rotellina discretamente, è meglio di altri ma peggio di un Apple Watch, per capirsi. Questo dispositivo resiste a 5 atmosfere per quanto riguarda l'immersione, è IP68 e spesso 11,3 mm, scusate, le dimensioni sono di 47,5 x 41,1. È uno smartwatch veramente grande, questo display è veramente enorme, è un 2,07 pollici. Per darvi contesto, Apple Watch Ultra di seconda generazione sono 1,92 pollici, quindi decisamente più piccolo di questo. Screen to body ratio 82%, quindi lo si vede, è quasi tutto schermo qui sulla parte frontale. È un AMOLED, avete anche visto quando sono andato nel menu che è diventato nero, sparisce sostanzialmente, le cornici spariscono all'interno del nero del display. 1500 nit di picco e, cosa molto interessante, questo smartwatch ha un'ottima regolazione automatica della luminosità e questo fa sì che anche all'esterno questo smartwatch veramente sia sempre estremamente visibile. È uno degli smartwatch con cui mi sono trovato meglio dal punto di vista di visibilità all'esterno. La risoluzione è in pixel 514x432, 1500 nit picco, sì, l'avevo già detto, luminosità automatica. Insomma, per me il display è ottimo. Si vede che l'azienda su tanti dettagli, qualità costruttiva, display, poi vi dirò anche dal punto di vista dell'autonomia, ci ha lavorato veramente tantissimo. Dal punto di vista di hardware abbiamo GPS, che devo dire è preciso, Bluetooth 5.3, c'è 160 MB di memoria interna, sono pochi. Per quei pochi che utilizzano gli MP3 sarebbe stato invece utile avere più memoria interna, perché il Bluetooth di cui vi parlavo prima può essere sfruttato anche per collegare degli auricolari Bluetooth direttamente all'orologio, quindi 160 MB sono pochi. Non esiste una versione 4G, ma speaker e microfono permettono di fare chiamate al polso finché l'orologio è collegato al vostro smartphone. Detto questo, che cosa gli manca? Non ha il wifi, vabbè, ma non gli serve, ma soprattutto non ha l'NFC per i pagamenti. Questo devo dire è un peccato. Dal punto di vista software ci sono ovviamente tanti quadranti fra cui scegliere, devo dire anche quelli predefiniti sono molto belli. A me piace per esempio molto questo, che finge di avere un bordino e che quindi la cassa sia leggermente incassata, ma anche quelli neri, visto il display AMOLED, sono molto belli. Devo dire, grande cura da questo punto di vista per questi display. Devo dire sì, quelli neri fanno veramente un figurone su questo pannello gigantesco. Scorrendo dall'alto verso il basso abbiamo le notifiche che si leggono molto bene. Unica cosa, non si può rispondere ai messaggi quando si tratta di messaggi di chat, questo è un po' un peccato. Widget rapidi qui sulla sinistra, e sono tutti questi. C'è l'attivazione del movimento col polso, il risparmio energetico, la modalità notte. Scorrendo in direzione opposta non c'è niente, non ci sono dei widget, scelta curiosa, ma dei widget comunque ci sono scorrendo verso l'alto. Ne abbiamo alcuni qui, vedete, e poi a un certo punto compaiono dei puntini colorati e sono delle icone stilizzate, facendo un po' di forza, diciamo così,
sulla rotellina vedete che andate poi nella lista delle applicazioni, che può essere visualizzata anche a griglia oppure a sciame, non so come si chiama, insomma quella modalità inventata un po' da Apple. Dal punto di vista delle applicazioni ce ne sono tante per il fitness, 150 allenamenti, 150 sport diversi fra cui scegliere, un menu dedicato alla corsa. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei programmi preimpostati con, guardate qua, vedete, introduzione, serve per avere una corsa breve, per bruciare grassi e perdere peso, e c'è un piccolo programma. Se andiamo magari in una un pochino più elaborata, tipo questa avanzata, vedrete che è un programma a intervalli un pochino più completo, no? Anche questo non è che sia proprio completissimo, vabbè, insomma ce ne sono alcuni che sono molto più elaborati, con molte più pause e molte più ripartenze. Insomma c'è un menu dedicato. Stato dell'allenamento, io mi sono allenato poco e quindi vedete che ho un punteggio basso. Vi serve magari per il recupero, tracciamento del sonno con anche tracciamento dei pisolini, abilitate la funzione avanzata, non mi ricordo se si fa anche direttamente da qui, sì, monitoraggio avanzato, attivatelo perché altrimenti non distingue la fase leggera da quella REM, invece così lo fa. Vi traccia anche l'SPO2 che viene tracciata quando ci riesce, perché durante il giorno è più complicato, anche durante la giornata. Frequenza cardiaca 24 ore su 24, devo dire è abbastanza preciso, e anche nello sport, sì, non ce l'ho al polso, perdonami, anche nello sport è abbastanza preciso. Non è velocissimo a reagire ai cambi di battito, però diciamo che è nella media degli smartwatch economici. Ecco, non è un disastro per come l'ho visto io. Sicuramente non è lo sportwatch che comprerei se fate tanto sport e i dati dello sport sono vitali per voi. Esercizi di respirazione, punteggio vitalità, che è un po' quello che Garmin chiama la batteria. Ci sono tanti nomi, ciascuno ha il suo, non è molto centrale nell'interfaccia di Redmi. Tra le altre applicazioni, controllo fotocamera, meteo, musica, poi abbiamo il calendario, poi abbiamo anche un registratore di note vocali, e questo è una cosa che non hanno tutti perché non tutti hanno il microfono ed è interessante, ma non c'è nessun sistema per i pagamenti, non c'è un assistente vocale, insomma si poteva fare qualcosa in più. Lo stress è misurato in automatico, vi ho già detto si possono fare le chiamate al polso, il sistema operativo tra l'altro è HyperOS, non ovviamente lo stesso degli smartphone, ma con diciamo un po' la stessa base. Mi rimane da parlarvi dell'autonomia, 550 mAh, ed è un'autonomia strepitosa. L'azienda parla di 24 giorni, io posso dire che almeno 2 settimane le fate tranquillamente, poi ovviamente se fate tantissimo sport con tantissimo GPS c'è una maggiore variabilità, però veramente veramente notevole, impressionante. L'autonomia di questo smartwatch insieme al display e alla qualità costruttiva sono veramente veramente al top. In più lo smartwatch è compatibile con gli smartphone con Android almeno versione 8 e anche con gli iPhone almeno versione 12. Ci sono sempre meno smartwatch del mondo, diciamo un po' Android, che sono compatibili con iOS, quindi anche questo molto bene. Quanto costa Redmi Watch 5? Redmi Watch 5 viene venduto a 109 euro, scontato al momento su Amazon a 99 euro, che lo posizionano nella fascia degli smartwatch economici. I pregi ve li ho detti, quindi l'autonomia, la qualità costruttiva, il display, ma anche il software che è molto fluido, molto veloce, veramente super super reattivo. In termini di completezza di quello che può fare questo smartwatch, però si attesta un po' su un livello da base gamma, che sì è economico, ma c'è una base gamma che è ancora molto più economica di questa. Penso a tutti quegli smartwatch sotto i 50 euro, ma pensate che il Redmi Watch 5 c'è anche in una versione Lite, c'è anche in una versione Active, che costano decisamente meno di questo. E dal punto di vista software non offrono particolarmente meno, ma non solo loro, anche altri smartwatch di Xiaomi o anche della concorrenza. Quindi l'azienda punta a offrire qualcosina in più per chi non vuole proprio quello smartwatch economico base, ma vuole un prodotto con un display un po' migliore, l'autonomia un po' migliore, la fluidità che sia un po' migliore. Lo schermo è a 60 Hz, mi sa che non l'ho detto prima, ma garantisce veramente una buona fluidità. È un prodotto buono e nel suo prezzo, diciamo, è inquadrato. Il problema è che nel mondo dei prodotti economici spesso la priorità è risparmiare, e se risparmiando posso portarmi a casa una versione di questo, come appunto per esempio è la variante Active, che offre poco di meno a un prezzo però
sensibilmente inferiore, anche meno della metà, beh, lui entra automaticamente in difficoltà. Insomma, è un prodotto buono, ma che fatica a distinguersi nella sua fascia di prezzo, che è appunto quella degli smartwatch economici. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se non l'avete mai fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella delle notifiche. Disclaimer finale: questo sample di Redmi Watch 5 mi è stato inviato da Xiaomi, che non ha visto questo video in anteprima, lo sta guardando per la prima volta insieme a voi, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.